L'articolo che come vedete è uscito poco tempo fa, almeno al momento della pubblicazione di questo video, riporta alla memoria un fatto di cronaca avvenuto nel 2019. Questa donna è Aisha Egea, una degli imputati, responsabile della morte di una donna, che ha patteggiato riducendo notevolmente gli anni di detenzione e che come vedete finirà di scontare più o meno nel mese di giugno. Jessica Pobega, migliore amica della vittima, non ci sta e su Facebook chiede giustizia. Ciao a tutti e benvenuti su Mile of Crime. Oggi vi parlo di Janine Cammarata. Janine Albanese nasce nel 1982 a New York, a Brooklyn per la precisione, nel quartiere di Bensonhurst, noto comune delle storiche Little Italy, e la sua casa si trova sulla 65esima strada. Qui ancora oggi la maggioranza della popolazione è di origine italiana. Sappiamo che sua mamma si chiama Anne Marie Albanese, del papà non ho trovato niente. Ha anche una sorella, Christine, e un fratello, Joseph. Fin da piccola viene descritta come una bambina molto dolce, le piace aiutare i suoi compagni di scuola a fare i compiti ed è molto altruista. È una bambina sempre allegra e sorridente che ama far divertire i suoi amichetti. Dopo la scuola primaria, Janine completa il suo percorso formativo alla Edward R. Murrow High School, per poi specializzarsi nel campo dell'insegnamento al St. Francis College, ottenendo così l'abilitazione necessaria per lavorare con i più piccoli. Durante gli anni di formazione conosce e consolida una grande amicizia con Jessica Pobega, una presenza costante che la accompagnerà per tutta la vita. Nel 2004 Janine ha 22 anni e inizia il tirocinio come insegnante presso il Tiny Tots Express. La struttura si trova al 3321 di Avenue N, nel quartiere di Flatlands a Brooklyn. È un centro che si occupa dell'istruzione prescolare dei più piccoli. Anche qui Janine si fa amare letteralmente da tutti, colleghi e bambini. Concluso il tirocinio al Tiny Tots Express, per Janine il passo successivo è l'ingresso ufficiale nel sistema scolastico. Grazie ai voti eccellenti ottenuti durante il percorso formativo e alle ottime referenze maturate sul campo, ottiene l'incarico come insegnante alle dipendenze del Board of Education, l'ente locale proposto che amministra le scuole pubbliche del distretto. È una fase che segna il passaggio definitivo dalla formazione alla piena responsabilità professionale in una delle istituzioni più importanti di New York. Poco dopo ottiene un incarico presso la PS-18 di West Brighton, Staten Island. Negli Stati Uniti le scuole pubbliche vengono identificate con un numero, PS sta per Public School. Quindi Janine lascia la casa dove ha trascorso l'infanzia e spicca il volo, trasferendosi a West Brighton. Sono circa 25 km di distanza. Qui Janine non conosce nessuno, ma fare amicizia con tutti non è mai stato un problema. Conquista immediatamente la simpatia dell'intero entourage della scuola. Non solo, le mamme dei bambini stravedono per lei e col tempo insistono sempre più spesso per l'inserimento dei propri figli nella sua classe. Con alcune di loro instaura un'amicizia più profonda, come nel caso di Aisha Egea, mamma di 3 bambini. Con lei succede spesso che si intrattengono per un caffè al di fuori delle mura scolastiche. Vanno molto d'accordo, ma del resto chi non simpatizza immediatamente con Janine? Per Janine arriva anche l'amore, lui è un suo collega, Gregory Louis Gubitosi. Tra i due scatta subito la scintilla, una forte affinità. Iniziano subito a frequentarsi e alla fine si innamorano. Segue un periodo di assoluta serenità e soddisfazione su tutti i piani della sua vita e nel 2006 Janine e Gregory decidono di sposarsi. Nel 2008 Janine, ora 27enne, dà alla luce il loro bambino, del quale non è stato reso noto il nome. Purtroppo, però, nel 2010 tra i due iniziano a nascere delle incompatibilità e di comune accordo decidono di chiudere il loro matrimonio.
In merito al bambino, decidono insieme per una custodia congiunta, con residenza prevalente presso l'abitazione del padre, che si trasferisce a Long Island. Janine continuerà ad essere una mamma premurosa e presente per il suo bambino. Lei dunque resta nella casa coniugale e cerca di ricostruire la sua vita, dividendosi tra lavoro e il suo bambino. Continua anche a mantenere vivo il suo rapporto d'amicizia con Jessica, che è da sempre una costante, un punto fermo e rassicurante. Nel 2011 Janine è una donna libera e soddisfatta, aperta a qualsiasi cosa il futuro abbia in serbo per lei. Da qualche tempo intrattiene piacevoli conversazioni con il postino. Ogni volta che ha una consegna per lei non fanno che discutere allegramente, qualsiasi sia l'argomento. Lui è un gran chiacchierone, mai conosciuto un uomo così predisposto al dialogo, ed è incredibilmente simpatico, ha la battuta sempre pronta. Minuti e minuti trascorsi a ridere e a scherzare. Forse in quel momento ne ha davvero bisogno. È un uomo alto, in confronto a Janine sembra un gigante. Non ve l'ho detto, ma Janine è alta 1,50 m e minuta. Lui è Michael Cammarata, ha 35 anni e appunto fa il postino. Questa storia va avanti finché non decidono che è arrivato il momento di organizzare una serata da passare insieme, per conoscersi meglio, e alla fine da tutto questo ne nasce una relazione sentimentale. Si sentono talmente affiatati da avviare una convivenza nell'arco di un tempo brevissimo e si trasferiscono insieme in una casa vicino al mare, a Midland Beach, dove affittano una casa in Kidswick Street. Sembra andare tutto per il meglio e solo un anno dopo, nel 2012, nasce la loro primogenita. Nel 2014 la coppia decide di unirsi in matrimonio e nel 2016 nasce il loro secondo figlio, un maschietto. I nomi di entrambi non sono mai trapelati dalle fonti, presumibilmente per tutelare la loro privacy. Con il nuovo nascituro, Janine e Michael faticano ad alternarsi per garantire la giusta copertura durante le ore di lavoro. Non sappiamo esattamente come sia andata. Fatto sta che Aisha Egea, la mamma con cui Janine aveva stretto amicizia a scuola, si rende disponibile ad aiutare. Le circostanze precise non sono note, ma da un certo momento in poi Aisha vive lì, nella loro stessa casa, per prendersi cura dei bambini. Nel frattempo Janine viene trasferita in un'altra sede lavorativa, la PS29, nel quartiere di Castleton Corners, su Victory Boulevard, dove amplia ulteriormente il suo giro di amicizie e conoscenze che la adorano, come sempre. Una vita perfetta, starete pensando, ma ovviamente niente come sembra. Questo matrimonio è pieno di lacune. Michael ha un carattere molto particolare. Oscilla tra l'essere autoritario e, in modo totalmente opposto, assume comportamenti infantili, estremamente fastidiosi. Ma questo è il lato più trascurabile del suo carattere. In realtà Michael tende a non controllare i suoi impulsi di rabbia e quando hanno una discussione la strattona e insomma le mette le mani addosso. Ciò che trattiene Janine è l'assenza di tali comportamenti nei confronti dei bambini. Al contrario, risulta essere un papà molto affettuoso e particolarmente predisposto a dedicargli del tempo di qualità, giocando e passando ore piacevoli in completa serenità. Ciononostante si è formata un'enorme crepa nel loro rapporto e a maggio dello stesso anno decidono di avviare le pratiche per la separazione legale, pur continuando a vivere sotto lo stesso tetto. Jessica, la migliore amica di Janine, come sempre, è custode dei suoi sfoghi e un giorno le confida qualcosa di totalmente inaspettato. Si è innamorata di un altro uomo. Il suo nome è Ed. Non è qualcosa di passeggero. Lui è la persona migliore che abbia mai conosciuto e per lui prova sentimenti davvero sinceri e profondi. Lo definisce la sua anima gemella. La relazione è già iniziata perché con Michael è tutto finito ormai da diverso tempo. Ciò che la lega ancora a quella casa sono i loro figli, ma alla fine del 2016 però tutto precipita. Janine non sopporta più quella situazione. I comportamenti di Michael nei suoi confronti sono peggiorati, continua ad essere aggressivo, non si sente per niente al sicuro, teme quell'uomo che quando perde le staffe sa essere davvero pericoloso. Per questo Janine ha già provveduto a trovare un'altra sistemazione grazie a un suo ex collega della PS18, José Pérez.
che le ha messo a disposizione l'appartamento della zona inferiore della sua casa a Cassidy Place, nel quartiere di New Brighton. Questo progetto però è destinato ad essere rimandato quando Aisha decide di lasciare la casa. Per motivi suoi deve andare via. Personalmente ho immaginato che anche lei avesse problemi coniugali, perché durante questa convivenza i suoi figli non erano presenti. Era lì per occuparsi dei figli di Michael e Janine, probabilmente uno scambio di favori, ma il perché preciso non lo sappiamo. Janine rimanda per un anno il momento del trasferimento, poi nel novembre del 2017 lo fa. E sapete perché lo fa? Perché Aisha sta per tornare, insieme ai suoi figli, e ritorna non per aiutare Janine in questa fase delicata, ma perché lei e Michael nel frattempo avevano iniziato una relazione sentimentale. Quindi Janine accetta l'offerta del suo amico José e si trasferisce a Cassidy Place. La casa però è molto piccola, non le consente di portare con sé i bambini. Concordano che potrà vederli in qualsiasi momento voglia. Ha comunque un piano preciso. Appena sarà possibile inizierà a cercare una casa più grande e al momento del divorzio chiederà la custodia dei bambini. Non ha nessuna intenzione di lasciarli a lui. Infatti, ben presto inizia a cercare un secondo lavoro che le consenta di mettere da parte qualche risparmio e presto lo trova presso Dollar Tree di Island Boulevard. Ma che ve lo dico a fare, anche qui stringe una forte amicizia con la sua collega Elizabeth Torres. È un momento molto positivo per Janine. Finalmente si è liberata di Michael e dei suoi comportamenti assurdi. Può vivere la sua storia con Ed e a testa alta e ha un sacco di amici. Durante le loro uscite in compagnia vengono definiti scherzosamente ridicoli, per quanto sono affiattati e visibilmente innamorati l'uno dell'altra. Per Michael e Aisha invece le cose si mettono piuttosto male. Quando il padrone di casa riceve le lamentele del vicinato e si rende conto personalmente dell'orda di bambini che popola la sua proprietà, presenta loro lo sfratto. Immagino che abbia potuto farlo con qualche cavillo legale, non so bene, ma il loro sfratto avviene velocemente. Dopo lo sfratto, però, Michael cerca di occupare la casa abusivamente. Ovviamente i vicini se ne accorgono immediatamente e chiamano il 911. Michael viene portato via in manette con l'accusa di violazione di domicilio, anche se poi il reato viene ridotto a disorderly conduct. Sarebbe un po' come per noi in Italia il reato di disturbo alla quiete pubblica e se la cava con una multa. Alla fine, rassegnati, Michael, Aisha e i bambini si spostano nel Queens, nel quartiere di Far Rockaway. Non proprio comodo per Janine raggiungere i figli, visto il percorso di 50 chilometri. In questo momento Janine è una donna che sta cercando di rimettere insieme i cocci di un'esistenza finora non troppo lineare. Sta cercando di costruire basi solide per iniziare quello che, lo sa già, sarà una battaglia legale senza esclusione di colpi, per poter essere lei a crescere i suoi figli. Sta stringendo i denti per non cedere alla stanchezza. Sta cercando di raccogliere quante più energie possibile le serviranno. Il suo unico appiglio è l'uomo che le sta vicino, che ascolta i suoi sfoghi e che sa come confortarla ogni volta che ne ha bisogno, per non cedere alla tristezza. Sono certa che Janine avrebbe voluto incrociare Ed sul suo percorso molto prima. Un uomo maturo, coerente, dal carattere d'oro, davvero la sua anima gemella, l'unica. Certamente la persona adatta da includere nella sua famiglia perfetta, una figura che sarà importante anche nella crescita dei bambini. Nel dicembre del 2017 Janine saluta Ed per recarsi al lavoro da Dollar Tree. È un po' preoccupata perché lui non si sente molto in forma, essendo diabetico e comprensibile. Anche Ed dovrebbe andare al lavoro, ma non lo fa. Decide di avvisare che per quel giorno sarà a casa. Dopo un paio d'ore Janine decide di telefonare per sentire come sta, ma lui non risponde. Prova ancora e ancora. Poi, attanagliata dall'angoscia, si precipita nuovamente a casa di Ed, ma ancora nessuna risposta. Chiede quindi l'intervento della polizia, che data la situazione agisce immediatamente forzando la porta. E purtroppo in quell'istante in cui varcano l'ingresso della camera da letto, i sogni di Janine sfumano in un soffio. I parametri vitali di Ed sono piatti. Non c'è più.
Un calo di zuccheri lo ha portato via. È passato dal sonno alla morte senza neppure rendersene conto. Successivamente Janine scoprirà che il decesso era avvenuto soltanto mezz'ora prima dell'intervento. E sapete cosa succede in questi casi? Se solo fossi corsa da lui prima, avrei potuto salvarlo. Se e se e se. Il senso di colpa arriva e resta a lungo, come una spina nel cuore. Per Janine la perdita di Ed è e resterà un trauma troppo forte e sconvolgente per essere ammortizzato col tempo. Quel dolore le resterà impresso nell'espressione degli occhi, a detta delle persone a lei care. Non sarà mai più la Janine allegra e forte, nonostante tutto, che era sempre stata. Dopo questo terribile evento, Janine cerca di rimettersi in piedi. Ha tanto per cui combattere e ci prova con tutte le energie che le restano, ma nulla per questa donna è facile. I rapporti con Michael sono sempre più tesi e ultimamente, con le più disperate scuse, le impedisce di vedere i bambini, un weekend dopo l'altro. Le loro conversazioni telefoniche sono sempre più colorite di insulti, perché questo grand'uomo non le consente neppure un contatto di quel tipo con i piccoli. Ed è certo che se lei minacciasse una denuncia si potrebbe mettere anche peggio, per cui cerca di farlo ragionare, ma invano. Nel febbraio del 2018 inizia una fase ben più preoccupante. Michael si fa progressivamente più intimidatorio. Arriva addirittura a inseguirla in auto nel tragitto che, verso sera, è solita percorrere per fare rientro nella sua abitazione dopo il lavoro al Dollar Tree. E cosa inquietante, lo fa a fari spenti. Il fatto viene notato anche da José Pérez, il padrone di casa, che abita nello stesso stabile. La mette in guardia e le dice chiaramente che davanti a comportamenti simili l'unica soluzione è sporgere denuncia. Janine è terrorizzata da questi comportamenti. A questo si aggiungono gli episodi in cui Michael si presenta a scuola facendole delle scenate davanti a tutti. È un uomo fuori controllo e il motivo è assurdo. Una madre che vuole vedere i propri figli, che ha il sacrosanto diritto di farlo. A marzo però Michael si fa ancora più insistente. La chiama a tutte le ore per insultarla e minacciarla. Le dice chiaramente che le farà del male e infine letteralmente la stalkerà. Si apposta davanti al Dollar Tree con fare ambiguo. Insomma, le sta facendo passare le pene dell'inferno. A questo punto per Janine è abbastanza. Decide finalmente di recarsi al Dipartimento di Polizia di St. George, dove sporge denuncia per stalking e viene seguita dalla detective Michelle Mazza. Chiede anche un ordine di protezione contro Michael, che però, per assurdo, pensate, quando gli viene notificato, lui ne richiede uno contro di lei. A 2 anni dalla morte di Ed, Janine riesce finalmente ad aprirsi di nuovo. Il dolore per quella perdita è ancora presente, probabilmente lo sarà sempre, ma la vita va avanti e nel gennaio del 2019 conosce Aaron Sukeki sul posto di lavoro. Le fonti non specificano quale. Fatto sta che tra loro nasce qualcosa e inizia una frequentazione. Tornando a Michael, la situazione è talmente tesa da rendere chiaro per chiunque orbiti intorno a Janine quanto sia spaventata e sconfortata. La paura di non rivedere i suoi figli è una realtà evidente e deve fare qualcosa per chiudere quelle assurdità messe in atto da Michael, col solo scopo di spaventarla, per tenerla fuori dalle loro esistenze. È tempo per Janine di mettersi nelle mani di un buon avvocato divorzista. È decisa a chiedere la custodia dei suoi bambini. Nel febbraio del 2019 lei e il suo avvocato Eric Gansberg depositano formalmente le carte per il divorzio, includendo la richiesta di custodia dei bambini e il loro mantenimento. Per Eric, nonostante i suoi 35 anni di carriera, ascoltare le parole di Janine e percepire il suo terrore è sconvolgente. Giovedì 28 marzo Michael riceve i documenti direttamente a casa sua. Allora cosa fa? Chiama al telefono Janine con tutt'altro atteggiamento. Ammette che è stato un errore non permetterle di vedere i bambini, le chiede scusa e propone di discutere una soluzione diversa per la custodia. Soprattutto vuole parlare del mantenimento e degli alimenti, una spesa che probabilmente non riuscirebbe ad affrontare. Anche perché nel frattempo Michael si sta sobbarcando le spese della sua nuova famiglia. Aisha e i suoi 3 bambini
sono interamente a suo carico. E come vi dicevo, telefona a Janine e le propone di passare il weekend con i suoi figli. Mentre andrà a prenderli, discuteranno e troveranno un accordo per il divorzio. Janine acconsente, anche perché l'udienza è fissata per lunedì 1 aprile e visto il tono completamente diverso di Michael si sente rassicurata. Forse quei documenti hanno fatto ragionare l'uomo. Janine accetta di riaprire il dialogo, una decisione presa sicuramente pensando ai loro figli. Spera solo di poter chiudere quel capitolo, quell'ultimo periodo così drammatico. Janine è contenta. Sentire Michael decisamente più tranquillo l'ha messa di buon umore, dopo tutto quel tempo passato tra paura e preoccupazione. Racconta a Jessica e a tutti i suoi amici più cari che tutto sta andando per il meglio e che finalmente sabato rivedrà i suoi figli. Il timore per quell'incontro c'è, è ovvio, ma si sente abbastanza tranquilla vista la presenza dei piccoli. Come vi dicevo, Michael è un bravo papà, non avrebbe mai fatto sceneggiate davanti a loro. Sabato 30 Janine e Aaron decidono di dedicarsi allo shopping e si recano da Target. Trascorrono una piacevole giornata a fare piccoli acquisti in totale serenità. Dopo aver cenato insieme, Janine accompagna Aaron al suo appartamento, situato all'incrocio tra Denker Place e McVeigh Avenue, e lo informa che andrà a prendere i bambini. Lo rassicura dicendogli che ha appuntamento con Michael e i piccoli davanti alla stazione di polizia di St. George, a circa 2 chilometri di distanza. Ma in realtà Janine percorrerà la strada per arrivare nel Queens, a casa di Michael, nel quartiere di Far Rockaway. Si salutano e Janine sale in macchina. Passano solo poche ore quando Aaron prova a telefonare a Janine. Vuole darle la buonanotte e andare a dormire con la certezza che tutto sia andato bene, che abbia recuperato i bambini e sia sicuro a casa. Ma lei non risponde e questo è strano. Prova ancora e ancora, ma niente. A un certo punto il telefono di Janine risulta spento. Aaron decide di chiamare il distretto di polizia di St. George, lo stesso dove era stata presentata la denuncia per stalking. Spiega la sua preoccupazione, ma l'agente annota solo la segnalazione senza poter far molto altro. In preda all'angoscia, Aaron passa la notte a tentare di contattare Janine, ma ormai è domenica mattina e lei continua a non rispondere. Esce deciso ad andare a casa sua, ma quando arriva nessuno apre la porta. Chiaramente Janine non è lì e questo gli viene confermato anche da José, amico e padrone di casa. Non la vede da un pezzo e sicuramente non è rientrata per la notte. Contatta allora Jessica che, a sua volta preoccupata, inizia a fare le stesse chiamate, ma anche per lei l'esito non cambia, il telefono risulta spento. In qualche modo, per chi si sta preoccupando per questa assenza prolungata di Janine, trascorre quella giornata. Poi però arriva il lunedì. Janine non si presenta al lavoro e questo è assolutamente fuori discussione. Non si comporterebbe mai in questo modo, anche se per qualche motivo avesse avuto un crollo emotivo tale da non riuscire ad adempiere ai suoi doveri, lei avrebbe comunque comunicato le sue intenzioni alla scuola. Quindi i colleghi che hanno stretto amicizia con Janine iniziano a fare i loro giri di telefonate. E ovviamente Jessica apprende immediatamente che l'amica ha saltato anche il lavoro. A questo punto Jessica riprende incessantemente a telefonare a Janine. Finalmente ha riacceso il telefono, quindi non demorde. Nel frattempo Aaron, che sta facendo anche lui la stessa cosa, riceve all'improvviso un messaggio da Janine. Il testo dice solo «non contattarmi» e all'uomo sale immediatamente una gran rabbia. Pensa che Janine lo stia lasciando in quel modo. Il sangue che sale al cervello gli confonde senz'altro le idee. Infatti reagisce rispondendo a quel messaggio con parole piene di rancore, prima di rinsavire. Non ha senso, lo capisce poco dopo. Anche Elizabeth, sapete, la collega del Dollar Tree, preoccupata per la sua mancata presenza al suo turno, la chiama ripetutamente ricevendo in cambio un SMS che dice «Ho solo bisogno di una pausa da tutto». L'ansia aumenta per tutti, ma quando Janine salta anche l'appuntamento per l'udienza di divorzio, si scatena il panico. Si presenta solo Michael, che si mostra estremamente tranquillo. L'avvocato di Janine, Eric, va subito in agitazione. Si rende immediatamente conto che l'assenza della donna è qualcosa di estremamente allarmante e più guarda Michael, più la preoccupazione sale. Ha da subito una pessima sensazione.
Alla fine anche Jessica riceve dei messaggi. Janine dice che al momento non può rispondere al telefono perché si trova con Michael e i bambini e per Jessica inizia a delinearsi un sospetto terribile, visto che si rifiuta di parlare direttamente a voce, che è mancata a scuola e all'udienza, al Dollar Tree, capisce che quel telefono non è tra le mani di Janine e che qualcuno sta rispondendo al suo posto. Così inizia a scriverlo chiaramente, non sei tu, e infine comunica a chiunque abbia in mano quel telefono che Aaron sta già andando alla polizia. A quelle parole Janine le chiede di lasciar perdere la polizia, va tutto bene. Insomma, il tenore dei messaggi continua in questo modo e comunque la si guardi, questa situazione non ha senso. Jessica è ormai convinta che a Janine sia successo qualcosa ed è terrorizzata. Tornando ad Aaron, dopo essere rinsavito dalla rabbia per quel messaggio, di una cosa è certo, Janine è in pericolo e è successo qualcosa. Non perde altro tempo e si precipita alla stazione di polizia di St. George, pretendendo di denunciare immediatamente la scomparsa di Janine Cammarata. La detective Michelle Mazza, dopo aver raccolto la denuncia, gli chiede di spiegarle tutto bene dall'inizio. Lo trattengono a lungo perché sulla fedina penale di Aaron c'è qualcosa di preoccupante. Una denuncia per stalking ai danni di una sua ex fidanzata. L'uomo viene immediatamente sospettato, nonostante stia puntando il dito su Michael Cammarata e abbia chiaramente spiegato che sabato sera Janine aveva appuntamento con lui. Inoltre era stata lei stessa, la detective Mazza, a parlare con Janine al momento della denuncia contro Michael. Aaron la prega di non perdere tempo e di andare a controllare Michael subito. Per il momento Aaron è libero di tornare a casa. La detective vuole prima concentrarsi su Michael. La prima verifica avviene all'interno della scuola dove lavora Janine. Degli agenti si presentano per essere certi che la donna sia effettivamente assente. Quando i colleghi confermano che non si è fatta viva e che non è da lei sparire senza avvisare, la situazione diventa ufficialmente un caso di persona scomparsa. Vengono pubblicati post con la foto e la descrizione di Janine su tutti i siti della polizia. Visto che Aaron sostiene che l'appuntamento tra Janine e Michael era avvenuto proprio davanti al distretto, la detective parte subito col visionare le telecamere di sorveglianza poste all'ingresso, ma non rileva alcun movimento sospetto quel giorno. Dunque, qualsiasi cosa sia successa, Janine da lì non era passata. Il 2 aprile la polizia bussa alla porta di Michael Cammarata. L'uomo si mostra sorpreso quando gli viene comunicato che dovrà seguirli per un ordine di custodia cautelare in seguito a una denuncia per stalking. La detective ne ordina l'arresto, giustificato dalle denunce pregresse, così da poterlo mettere sotto torchio. Il 3 aprile gli agenti si presentano nell'abitazione di Janine, entrano in casa per verificare che sia tutto in ordine, cercano eventuali segni di colluttazione o la prova di un allontanamento volontario. Ma all'interno dell'appartamento nulla fa pensare a nessuna di queste ipotesi. Quello che però è certo è che manca la sua auto, una Chevrolet Cruze bianca. Gli investigatori iniziano a tracciare i movimenti dei veicoli intestati a Janine, la sua auto abituale e il minivan in uso a Michael, attraverso alla LPR, ovvero la tecnologia di lettura automatica delle targhe, telecamere disseminate per la città che registrano ogni targa in transito con ora e posizione. Viene rilevato immediatamente un passaggio della Chevrolet il giorno 31 in direzione Staten Island durante la serata. Il 3 aprile viene prelevata dalla sua casa anche Aisha Egea e viene interrogata sulla scomparsa di Janine contemporaneamente a Michael, in stanze separate. Aisha dichiara che sì, Janine si era presentata sabato sera e Michael era uscito di casa per parlare con lei. Avevano litigato ed era rientrato immediatamente. Michael ammette di aver litigato e di averla anche spintonata. Pretendeva di portarsi via i bambini a quell'ora tarda e c'era stato un acceso diverbio. Poi l'aveva vista allontanarsi in macchina e il giorno dell'udienza per il divorzio non si era presentata. La detective Mazza a questo punto decide di prolungare l'arresto di Michael per aggressione. Ormai il cerchio si sta stringendo intorno a lui. È fin troppo chiaro che non si tratta di un allontanamento volontario. Aisha per il momento è libera di tornare a casa dai bambini, temporaneamente affidati alle cure degli assistenti sociali.
Subito dopo gli interrogatori vengono acquisiti e visionati i video di sorveglianza del complesso residenziale dove vive la coppia. Nel video si distinguono perfettamente Michael e Aisha che manovrano a fatica un carrello della spesa con all'interno un sacco nero. Nel video del giorno successivo la coppia sposta a fatica un contenitore blu. Avete presente quelli per la spazzatura con le ruote? Questi sono movimenti sospetti. In quella stessa giornata gli investigatori vengono contattati da Crime Stoppers per segnalare un'interessante soffiata anonima. Crime Stoppers è un'organizzazione no profit con una linea telefonica dedicata che permette ai cittadini di segnalare informazioni su crimini in modo completamente anonimo. Secondo la soffiata, Michael affitta uno spazio, un box, presso il magazzino Extra Space Storage e la segnalazione invita a fare un controllo. Gli investigatori decidono di prenderla sul serio e ottengono un mandato di perquisizione. La squadra che viene inviata è composta da agenti e cani molecolari che dopo poche ore individuano un box preciso. Procedono immediatamente con la forzatura del portellone e quando lo aprono vengono colpiti dall'inconfondibile odore di decomposizione. Intorno al contenitore blu diversi botticini di deodorante per ambiente. All'interno del contenitore c'è il corpo carbonizzato di una donna. Quei poveri resti sono talmente danneggiati dal fuoco da non poterne riconoscere i tratti del viso. Solo il giorno dopo il medico legale stabilirà l'identità della vittima tramite l'analisi dei record dentali. È proprio Janine Cammarata, di 37 anni. Il patologo stabilisce anche la causa della morte, avvenuta per traumi multipli da corpo contundente e soffocamento. Quello stesso giorno scattano le manette anche per Aisha e Gea. L'accusa per entrambi è omicidio di secondo grado, occultamento di cadavere e manomissione delle prove fisiche. La prova del coinvolgimento di Aisha era nei video delle telecamere di sorveglianza. E come se non bastasse, quando vengono acquisite le immagini delle telecamere dell'Extra Space Storage e si vede la macchina di Michael fermarsi per scaricare il contenitore, si vedono i bambini. I loro figli erano lì, con loro, mentre compivano quegli atti deplorevoli. Mentre amici e familiari apprendono la dolorosa notizia, i due imputati vengono condotti davanti al giudice alla presenza dei rispettivi avvocati e si dichiarano innocenti, ma il giudice ordina la detenzione per entrambi, senza cauzione. Tra l'altro Aisha è in stato di gravidanza al 6° mese, ma questo non ferma la volontà del giudice. Il movente viene individuato nella volontà di entrambi di eliminare il problema. Il divorzio e il conseguente mantenimento avrebbero sottratto risorse economiche ingenti al nucleo familiare e secondo le indagini è proprio Aisha la più determinata. Michael doveva già mantenere lei e i suoi 3 figli e l'idea di dover disperdere risorse per gli alimenti a favore di Janine era inaccettabile. Ecco perché quella sera avevano attirato Janine in quella trappola. Pochi giorni dopo l'arresto, tramite la LPR, la tecnologia di lettura automatica delle targhe, viene rinvenuta la Chevrolet di Janine a Chester, in Pennsylvania, dove con tutta probabilità era stata occultata da Michael. Quando l'auto era stata avvistata il giorno 31, era già lui a guidarla. Da tutte le prove raccolte è certo che Janine è stata uccisa quello stesso sabato sera. I sospetti di Jessica erano assolutamente fondati. I messaggi che ricevevano tutti era Michael a mandarli, nel tentativo di prender tempo per nascondere il corpo e le prove. Sono tutti sgomenti, inorriditi per la tragica perdita di una donna che sapeva solo seminare amore e dolcezza. Il figlio più grande di Janine, di 11 anni, apprenderà della morte di sua mamma molto più avanti. Gregory e Daniela, la sua matrigna, hanno cercato di proteggerlo dal trauma del tam-tam mediatico. Jessica apre subito una pagina GoFundMe intestata a Christine Ross, la sorella di Janine. La raccolta fondi ha lo scopo di sostenere la famiglia per le spese funebri e anche per i figli di Janine, momentaneamente affidati ai servizi sociali e successivamente alla zia, la sorella di Michael. Sarà lei ad occuparsi di loro e a crescerli. Vengono allestiti memoriali davanti alle scuole dove ha lavorato.
veglie di preghiera davanti all'abitazione di Janine e l'11 aprile 2019 viene chiesto a tutta la cittadinanza di indossare indumenti o accessori di colore viola, colore simbolo della lotta alla violenza domestica, per onorare la sua memoria e sensibilizzare l'opinione pubblica. Ma soprattutto adesso tutte queste persone, i familiari, gli amici più cari, vogliono sapere perché. Perché diavolo Michael e quella donna hanno fatto questo a Janine? E vogliono sapere come. Cosa è successo esattamente? Janine quel sabato sera è andata nel Queens. Non è chiaro se l'appuntamento fosse stato spostato dopo aver accompagnato Aaron a casa o se gli avesse raccontato una bugia per farlo stare tranquillo. Quando è arrivata, Michael è salito in macchina con lei. Nel giro di poco è scattata una colluttazione e lui l'ha colpita talmente forte da farle perdere i sensi. Quindi è sceso dall'auto, è andato nel suo garage a prendere il carrello e il sacco nero, è tornato alla macchina, ha coperto Janine con il sacco e l'ha posizionata nel carrello. Con l'aiuto di Aisha hanno trasportato Janine in casa. Quando ha iniziato a rinvenire, Michael ha ricominciato a colpirla con un corpo contundente alla testa per poi soffocarla, evitando così che emettesse urla. Il mattino del giorno dopo Michael ha caricato il corpo sulla sua macchina, che era in garage, quindi non visibile dalle telecamere. È andato a bruciarlo. Lo ha nuovamente messo nel contenitore blu e nel bagagliaio. Poi è tornato a casa. Ha portato la macchina di Janine a Chester, in Pennsylvania, dove l'ha abbandonata. Lunedì 1 ha accompagnato i figli a scuola e è andato a lavorare. Il pomeriggio, con tutta la famiglia a bordo, è andato a occultare i resti di Janine in quel magazzino. Assurdo pensare che, mentre il corpo della loro mamma veniva trattato come spazzatura, i bambini giocavano allegramente intorno alla macchina. Poveri piccoli, che tristezza. Il 26 aprile 2019 i due compaiono davanti al giudice della Corte Suprema statale Mario Mattei per il rinvio a giudizio. In America si chiama arraignment. Si dichiarano entrambi non colpevoli. I capi di imputazione sono 15: omicidio di secondo grado, omicidio colposo di primo grado, occultamento di cadavere, manomissione delle prove fisiche, e poi 5 capi separati per pericolo al benessere dei minori, proprio perché i loro figli erano presenti al magazzino durante l'occultamento. Per Michael si aggiungono accuse di stalking e possesso di oggetti sottratti alla vittima. Infatti, in una delle perquisizioni presso la sua abitazione erano stati rinvenuti la patente e la carta di debito di Janine. Il processo subisce un notevole ritardo, oltre 2 anni tra udienze preliminari e i blocchi imposti dalla pandemia. Nel frattempo le difese dei due entrano in rotta di collisione. L'avvocato di Michael tenta di attribuire ad Aisha i colpi fatali, mentre la difesa di lei sostiene che fosse una vittima di abusi, plagiata dal compagno. Ognuno tenta di scaricare la colpa sull'altro. Il 18 ottobre 2021 si conclude il processo a carico del 45enne Michael Cammarata. La giuria delibera in sole 3 ore e lo riconosce colpevole di tutti i capi di accusa. Il giudice Mattei usa parole durissime, lo descrive come freddo, calcolatore e heartless, senza cuore, e lo condanna a una pena che va da 23 anni fino all'ergastolo. In America si dice 23 years to life, significa che potrà richiedere la libertà condizionale solo dopo 23 anni, ma potrebbe non uscire mai. Michael chiede scusa per l'accaduto, ma non ammetterà mai esplicitamente di averla uccisa lui. I am sorry for everything that happened. I am sorry for Jack, for Catherine, Joey, Christine's kids. Because it's true, they will never know Janine the way I knew her. To my family, my sister is going through a lot raising my 2 kids, and I should be the one doing that. And I am sorry that she has to be put in that situation. You know, the prosecutor said I don't show remorse, but I am sorry. It's a horrible thing that I was involved with.
And I'm sorry that it happened. I really am. Um, there's not a day that goes by that I don't think about Janine. Aisha invece sceglie un'altra strada, accetta un patteggiamento, il plea deal, per omicidio colposo di primo grado e viene condannata a 9 anni. Il plea deal è un accordo tra imputato e la procura in cui l'imputato si dichiara colpevole in cambio di una pena ridotta, evitando così il processo. I suoi legali tentano di ottenere una riduzione, invocando la sindrome della donna abusata. Il giudice respinge la richiesta per mancanza di prove. Aisha fa il suo ingresso nel carcere femminile Rose M. Singer Center a Rikers Island. Qui viene assegnata a un dormitorio specifico, quello riservato alle detenute in gravidanza. Alla scadenza del termine le viene offerta la possibilità di valutare se usufruire della nursery carceraria o se affidare il neonato alle cure di un membro della famiglia per la durata della sua pena. Le fonti però qui sono discordanti, quindi non so dirvi con certezza quale sia stata la sua decisione. Michael invece è detenuto in una prigione di massima sicurezza dello stato di New York e non potrà richiedere la libertà condizionale prima di aver scontato almeno 23 anni di carcere, che significa che rimarrà detenuto almeno fino al 2042-2044 circa, considerando il tempo già scontato dal momento dell'arresto nel 2019. E arriviamo al maggio 2026. La notizia del rilascio imminente di Aisha per buona condotta riaccende tutti quei sentimenti di dolore, rabbia e indignazione. Per chi amava Janine, 9 anni non sono mai stati abbastanza, figuriamoci 7. Il Dipartimento di Correzione di New York ha stabilito la data del rilascio applicando la sezione 7030 della legge penale statale. Questo calcolo non è arbitrario, ma si basa su 3 fattori chiave. Il credito per il tempo già scontato, le è stato riconosciuto il tempo trascorso in carcere preventivo tra l'arresto del 2019 e la condanna definitiva del 2021. La buona condotta, il rilascio anticipato premia un record disciplinare positivo all'interno del penitenziario. Infine, i programmi riabilitativi. La donna ha completato con successo i programmi di riabilitazione previsti per i detenuti. Sui social la notizia ha generato molte reazioni. La maggior parte dei commenti non riguarda solo il calcolo in sé, ma il sistema giudiziario che consente il patteggiamento. Per molti è una dinamica difficile da comprendere, soprattutto alla luce della gravità dei fatti. È un sistema che premia chi patteggia, ma che lascia perplessi chi cerca di capire come 2 omicidi possano finire con pene così diverse. Come vi dicevo, Jessica sta chiedendo giustizia attraverso i social, ma sono abbastanza sicura che la situazione non possa cambiare, a meno che non emergano prove concrete di una falsa dichiarazione da parte di Aisha durante il patteggiamento. Alla fine, dietro ogni atto legale, ogni calcolo di pene, ogni tecnicismo, c'è una verità che non possiamo e non dobbiamo dimenticare. Janine Camarata era una donna che cercava solo di costruire il proprio futuro. Non è una pratica, non era solo una madre e non è solo una vittima. Era una persona a cui è stata strappata via la vita nel modo più violento e assurdo possibile. Ricordare Janine oggi significa riconoscere che il silenzio e la burocrazia non devono mai avere l'ultima parola. La rabbia che leggiamo in queste ore sui social non è solo desiderio di punizione, è il grido di chi sente che quando una vita viene strappata via, la giustizia non dovrebbe mai diventare un gioco di incastri matematici. La burocrazia ha scritto la fine di questo processo, ma noi possiamo scrivere il modo in cui Janine viene ricordata. Cosa vorreste che rimanesse nel tempo di questa donna che cercava solo di riprendersi la propria vita? Scrivetelo qui sotto, perché dare un volto e un pensiero a chi non c'è più è il primo passo per non dimenticare. Raccontare queste storie con rispetto è la mia priorità. Se volete sostenere My Love Crime, fatelo sentire con un like o iscrivendovi al canale. Il vostro supporto conta davvero per continuare questo lavoro. Grazie di cuore. Ci rivediamo al prossimo miglio.